Secondo te, qual è la differenza tra essere felici per un attimo e costruirsi una vita che invece porta felicità ogni giorno? Te lo chiedo perché spesso noi confondiamo i due concetti. Un momento di gioia può dipendere da qualcosa di esterno, come un regalo, una vittoria o una buona notizia. Ma la vera felicità, quella duratura, nasce da dentro e soprattutto dalle abitudini che noi coltiviamo quotidianamente. Nel video di oggi ti spiegherò come la scienza ha studiato la felicità e quali sono le pratiche quotidiane che davvero funzionano per vivere meglio. Non parliamo di frasi motivazionali o di formule magiche, non di certo, ma di abitudini semplici, confermate da ricerche psicologiche e neuroscientifiche che chiunque può adottare. E mentre ascolterai queste idee, ti renderai conto che la felicità non è qualcosa di lontano, riservato a pochi fortunati, è una competenza che si può allenare, è proprio come un muscolo. E quindi è una cosa che possiamo ottenere sempre. Ma prima di iniziare, lascia che ti dia il benvenuto su Meta Sinergie. Io sono Silvio e questo è lo spazio dove condivido esperienze, studi e riflessioni su come crescere personalmente e professionalmente. Credo che lavorare sulla mentalità sia il primo passo per migliorare le competenze, la carriera e soprattutto quello che verrà dopo, la stabilità economica. Sai, quando ho aperto questo canale volevo da subito parlare solo di finanza ed investimenti. La scelta sarebbe stata strategica, poiché avrei subito permesso a YouTube di individuare la mia nicchia e targetizzare correttamente i miei video, portandomi poi sicuramente a maggiore riscontro. Ma avrei coinvolto probabilmente solo le persone già interessate a quell'argomento, che magari già investono e non avrei permesso, e dico sempre probabilmente perché non posso saperlo, ma solo immaginarlo, e non avrei permesso alle persone di venirne a conoscenza. È per questo che ho deciso di non partire subito da lì e di seguire un percorso che avvicinasse pian piano a questo mondo tutte le persone che avrebbero voluto seguirmi, fornendo loro prima di tutto gli strumenti utili per comprenderlo e padroneggiarlo. Questo perché investire non significa semplicemente muovere denaro, significa avere una mente pronta, delle basi solide e delle competenze che possono permettere di riconoscere le opportunità e poi saperle sfruttare. Vedi, senza questa preparazione gli investimenti diventano un rischio inutile, un vero e proprio salto nel buio e io non voglio che le persone che seguono o seguiranno questo canale corrano questo rischio. Prima bisogna costruire fondamenta robuste, mentalità, disciplina e consapevolezza. Solo dopo aver costruito queste basi potrò parlare davvero di guadagni e di libertà finanziaria. Ma ci arriveremo, vedrai che sarà un bel percorso che spero di fare insieme. Quindi, se l'argomento ti interessa, ti invito a iscriverti al canale. È un'occasione che non vedrai in giro. Te lo posso assicurare. Bene, ma ora entriamo nel cuore del tema di oggi. Quando si parla di felicità, prima ho introdotto il tema della felicità e della scienza che ora studia la felicità. Uno degli errori più comuni è credere che dipenda da traguardi futuri. Tipo sarò felice quando avrò quella promozione, sarò felice quando guadagnerò di più, oppure sarò felice quando avrò in qualche modo più tempo libero. Ma la scienza dice qualcosa di diverso. Martin Seligman, uno dei padri della psicologia positiva, ha rivoluzionato il modo di vedere la felicità, dimostrando che essa non è il punto di arrivo, ma il punto di partenza. È lo stato mentale che ci permette di essere più produttivi, più creativi e persino più sani. Ci sono molti suoi interventi che puoi trovare qui su YouTube. Ti lascio in descrizione uno di quelli per me più significativi. Guardalo, ti sarà molto utile per capire più a fondo questi concetti. Ma in fondo credo che questo modo di vedere la felicità lo avesse intuito anche Gabriele D'Annunzio, per esempio, nel suo libro Il piacere. L'hai mai letto? Io mi sono imbattuto in quelle pagine ai tempi del liceo. Mi aveva colpito così tanto che avevo anche deciso di portarlo all'esame di maturità, mi ricordo ancora. E ricordo ancora la forza con cui descriveva la ricerca di sensazioni, di emozioni autentiche, come se fossero il vero motore della vita. Certo, il suo approccio era più estetico ed edonistico che scientifico, ma il messaggio di fondo resta attuale. Non è l'obiettivo finale a darci felicità, ma la capacità di vivere intensamente ogni istante, di dare valore al percorso che stiamo facendo. Per farti capire meglio questo concetto, ti farò un esempio. Immagina due persone, le chiamerò Luca e Marco.
Luca è convinto che la sua felicità arriverà solo quando conquisterà la posizione che sognava da anni. Lavora senza sosta e rinuncia a tempo libero alle relazioni, convinto che tutto avrà senso dopo, quando finalmente otterrà quel titolo sulla porta del suo ufficio. Ogni piccolo successo lo gratifica solo per un attimo, ma quasi subito sente che non ha abbastanza e che deve inseguire il prossimo obiettivo. La sua vita è quindi una corsa continua, sempre proiettata in avanti, sempre con la sensazione che la felicità sia dietro l'angolo, ma mai davvero nelle proprie mani. Marco invece affronta le sue giornate in modo diverso. Ha obiettivi, certo, ma non li vede come la condizione per essere felice. Ogni mattina Marco, prima di andare al lavoro, dedica del tempo alle sue passioni e la sera, una volta uscito dal lavoro, coltiva relazioni sincere e profonde. Anche lui ha ambizioni, anche lui desidera crescere, ma non rimanda la sua felicità a un domani incerto, la costruisce oggi attraverso i piccoli gesti che danno senso alla sua quotidianità. Beh, chi credi che sia effettivamente più felice tra i due? Luca o Marco? Se pensi che sia Luca, posso dirti che anche io per molto tempo ho pensato lo stesso, ovvero che la felicità fosse legata ai risultati, come raggiungere un obiettivo lavorativo o ottenere un certo riconoscimento. Beh, quando quel traguardo arriva, o arrivava nel mio caso, sì, ero contento, ma era una felicità breve, che si esauriva subito, che mi lasciava con la sensazione di dover rincorrere il prossimo obiettivo, proprio un po' come Luca. È come quando arriva la macchina nuova. Non vedi l'ora che arrivi. E quando è arrivata, beh sì, bella. Il primo giorno sei gasato, magari anche il secondo, ma poi ti tocca pagare le rate. E quando vedi la Porsche degli altri, pensi sempre a quella. Al di là del tema della macchina, comunque, che è sempre un piacere, ma comunque un oggetto che va trattato in quanto tale, è stato solo quando ho iniziato ad allenare alcune semplici abitudini quotidiane che ho capito che la felicità non era un premio finale, ma un vero e proprio compagno di viaggio. Eccoci quindi arrivati al cuore di questo video. Ora che hai ben capito cosa voglio intendere, ti spiegherò 3 abitudini che ti aiuteranno a vivere la tua vita con più felicità, apprezzando ogni attimo e non solo il raggiungimento di un traguardo futuro. La prima di queste abitudini è la gratitudine. Se consulti il dizionario troverai questa definizione di gratitudine. Me la sono scritta. Sentimento e disposizione d'animo che comporta affetto verso chi ci ha fatto del bene, ricordo del beneficio ricevuto e desiderio di poterlo ricambiare. Chiaro, no? Ma al di là della definizione, la gratitudine è un atteggiamento che cambia il nostro modo di vivere. Io credo che non sia qualcosa che arriva spontaneamente solo nei momenti fortunati, ma bensì un muscolo che va allenato ogni giorno. È troppo facile concentrarsi su ciò che ci manca, sugli obiettivi ancora da raggiungere, sulle difficoltà che ci sembrano insormontabili. Il rischio è vivere sempre con lo sguardo rivolto a un domani che non arriverà mai, dimenticandoci di quanto abbiamo già qui e ora. Beh, coltivare la gratitudine invece significa riportare l'attenzione al presente. È importante questa frase, la voglio ripetere, riportare l'attenzione al presente. È importante accorgerci che la vita non è fatta solo di grandi conquiste, ma anche di dettagli che spesso ignoriamo. È in qualche modo un cambio di prospettiva che ci rende più leggeri e ci insegna a dare il giusto valore alle cose. Per questo motivo io intendo la gratitudine non come un grazie di circostanza, ma come la capacità di fermarsi ogni giorno a riconoscere ciò che funziona nella nostra vita. Ma ci sono studi che dimostrano che pensare ogni giorno anche solo a 3 cose per cui si è grati aumenta i livelli di ottimismo e riduce i sintomi di stress e depressione. Si tratta di una tecnica che io stesso ho iniziato a praticare la sera. Prima di andare a dormire penso a 3 piccoli momenti vissuti durante la giornata. A volte un successo al lavoro, altre volte un sorriso di mia figlia, altre ancora semplicemente un abbraccio o una coccola della mia compagna. Ti assicuro che questa pratica cambia il modo in cui guardi la tua vita. Ne ho parlato in modo dettagliato in un mio video. Ti lascio il link qualora volessi approfondire l'argomento. Guardalo, poi fammi sapere. La seconda abitudine comprovata è l'attività fisica. Te lo immaginavi, vero? Ma in questo caso non serve essere atleti professionisti o fare sport per ore. Bastano 30 minuti di camminata veloce o un po' di esercizio costante. Sai, la scienza ci dice che il movimento stimola la produzione di endorfine, i cosiddetti ormoni della felicità.
e migliora il nostro benessere mentale, tanto quanto una terapia farmacologica nei casi di depressione lieve o moderata. Io, che pratico sport da sempre, ho imparato a non considerarlo solo un allenamento per il corpo, ma un vero e proprio strumento per mantenere equilibrio e lucidità mentale. Se non lo fai, pensa seriamente di iniziare a praticare un po' di sport, perché non si tratta soltanto di estetica o di forma fisica. Muovere il corpo è un modo per liberare la mente, scaricare lo stress accumulato e ricaricarti di energia positiva. Pensa a quante volte sei rimasto bloccato davanti a un problema senza trovare soluzioni. Spesso basta una corsa, una camminata o una sessione in palestra per ritornare con idee più chiare e decisioni più lucide. L'attività fisica è un vero alleato della produttività, della creatività e persino delle relazioni, perché quando, dai, diciamoci la verità, quando stai bene con te stesso, diventi automaticamente più presente e anche più aperto verso gli altri. Quindi non è un sacrificio, è un regalo che fai a te stesso ogni giorno. E poi c'è appunto la qualità delle relazioni. Questo introduce la terza abitudine, forse la più importante. Sai, studi come quello di Harvard, che da oltre 80 anni analizza la vita di centinaia di persone, hanno dimostrato che la felicità e la salute non dipendono dalla ricchezza o dal successo professionale, ma invece dalla qualità delle connessioni umane che coltiviamo. Però lezioni autentiche, basate su fiducia e sostegno reciproco, questi sono il miglior indicatore di benessere a lungo termine. E se ci pensi, è vero. Puoi avere tutti i successi del mondo, ma se non hai qualcuno con cui condividerli, beh, perdono di significato. Eppure, spesso ci dimentichiamo di questo. Sai, nella corsa quotidiana di impegni, obiettivi e responsabilità, trascuriamo proprio le persone che contano. Quante volte diamo per scontato un amico, un familiare o addirittura il partner, rimandando una telefonata, un abbraccio o una parola gentile, come se ci fosse sempre tempo? In realtà sono proprio quei piccoli gesti che fanno la differenza, che creano fiducia e calore umano capaci di sostenerci nei momenti difficili. Costruire relazioni vere richiede però presenza, ascolto, empatia. Sono qualità semplici ma potentissime che vanno usate. È un allenamento al pari della gratitudine o dello sport e ci ricorda che la felicità non è mai un'esperienza solitaria, ma un viaggio che acquista senso solo quando è condiviso. Quindi da domani inizia a pensare a 3 cose che ti hanno fatto stare bene durante la giornata. Muoviti di più, soprattutto se sei una persona sedentaria, e torna a casa abbracciando la persona che ami. Non sai che differenza che farà per la qualità delle tue giornate. Bene, anche oggi siamo arrivati alla fine del video. Ti ringrazio per essere arrivato fin qui insieme a me. Spero che queste riflessioni ti siano state utili e che tu possa iniziare a sperimentarle nella tua vita. Fammi sapere nei commenti quali abitudini ti hanno aiutato di più a sentirti veramente felice o quali vorresti introdurre. Prima di chiudere, voglio lasciarti col mio solito aforisma, che secondo me racchiude perfettamente il senso del nostro discorso di oggi. Si tratta di una frase, una piccola frase di Aristotele, che diceva: la felicità dipende da noi stessi, niente di più vero. Se pensi che la felicità venga da fuori, ti sbagli di grosso. La felicità è dentro di noi, è un equilibrio che si costruisce giorno dopo giorno con piccoli gesti, piccole abitudini e piccole scelte. Quindi non aspettare il momento perfetto per essere felice, perché quel momento è adesso.